Oggi facciamo l'unboxing di un prodotto veramente interessante che mi è arrivato qualche giorno fa. Una cosa molto utile per chi fa podcast e live streaming. Oggi facciamo l'unboxing di questo giocattolino qui, ovvero il Maonocaster. Ho detto bene? Maonocaster C2 Neo. Allora, questo prodotto mi è arrivato qualche giorno fa dai ragazzi di Maono, che io ringrazio, però ci tengo a precisare che me l'hanno mandato in cambio di una review, punto. Quindi non vedranno il video in anteprima, non hanno influenzato quello che dirò e non mi hanno consigliato cose da dire. Quindi questa è una recensione totalmente onesta. In realtà questo è un unboxing, poi farò anche il video recensione dove te lo farò sentire, che è la cosa più importante. Ma proviamo ad aprirlo, perché questo sembra un giocattolino davvero interessante. Vediamo com'è. Al di là del fatto che è giallo, quindi io amo il giallo. Allora, che cosa abbiamo? Il manuale, che io consiglio sempre di leggere. Poi abbiamo un po' di informazioni sul prodotto. Abbiamo un cavo USB-C, USB-A. Ok. E poi abbiamo un cavo audio, i TRRS, ok? E poi abbiamo, ok, questo non ci interessa, il giocattolino. Eccolo qui. Questo lo mettiamo giù. Eccolo qui. Questo è il Maonocaster C2 Neo. Allora, io lo sto guardando insieme a te per la prima volta. Questa è la versione bianca, so che c'è anche la versione nera. Avrei preferito quella nera, ti dico la verità, però va bene anche quella bianca. Allora, un canale, ok? Qui c'hai l'ingresso XLR jack, quindi l'ingresso combo. C'hai un canale con classico gain e volume, ok? Benissimo. Poi dietro partiamo da dietro, hai AUX per inserire quello che ti pare. Aspetta, ok, AUX. Poi abbiamo headphone, quindi il jack piccolo per le cuffie. Abbiamo Stream Out, questo è interessante per chi fa streaming o per chi registra video come me in questo momento e vuole registrare direttamente nella videocamera, perché con questo cavo tu vai direttamente nella videocamera e quindi è molto interessante. Un po' come il Focusrite Vocaster, più o meno, fa la stessa cosa. Dopodiché abbiamo l'alimentazione e possiamo collegare anche a un tablet o uno smartphone, quindi questo è molto interessante. Sul pannello anteriore, come ti facevo vedere, abbiamo il gain, abbiamo il volume, abbiamo il gain per l'AUX, quindi per l'ingresso di cui ti parlavo prima, che potrebbe essere un telefono, per esempio, potrebbe essere un lettore MP3 con della musica, potrebbe essere quello che ti pare, uno strumento musicale, che se non è proprio l'utilizzo adatto, ma magari puoi provare. Questo qui è il manopolone, a me piace un sacco il manopolone grande perché è un bel controllo e c'è scritto USB e Stream Out, quindi questo determina il volume dello Stream Out o dell'uscita USB, ok? Benissimo. Dopodiché abbiamo, questo qui è il volume per le cuffie, comodo. A me i fader mi piacciono molto perché seppur meno precisi rispetto a un pomello, questi pomelli hanno la corsa infinita, quindi non senti il passaggio da uno all'altro, ma giri totalmente, quindi non mi fanno impazzire. Però anche i fader, insomma, dai, va benissimo così. E sotto invece abbiamo una cosa interessante, abbiamo sicuramente l'abilitazione a 48 volt, abbiamo il tastone per il Bluetooth e abbiamo poi i preset del riverbero, abbiamo una cosa che c'è scritto sidechain, direct monitoring, pitch preset, noise reducer e poi abbiamo tre soundpad, un po' come il Rodecaster o il Tascam Mixcast 4, possiamo assegnare dei suoni qui. Insomma, questo è il giocattolino, abbiamo, cosa interessante, i LED qui per input e output, quindi qui vedi il microfono, qui vedi l'output, quindi molto interessante anche perché, come puoi vedere, è un LED con tanti indicatori, quindi è sicuramente visivamente interessante. È molto piccolo, lo puoi vedere tranquillamente, non ho qui un paragone, un qualcosa con cui paragonarlo, il mio telefono è di là, quindi non posso fartelo vedere, ma è molto piccolo comparato alla mia mano, ok? È piccolo, è di plastica,
leggerissimo, veramente leggerissimo, ed è interessante perché lo poggi sulla scrivania e puoi controllare tutto. E sono contento di averlo ricevuto perché ci sono anche altri modelli anche più grandi che fanno tante più cose. Quindi se ti interessa Maono, ti interessa un modello del genere che costa infinitamente meno rispetto a tanti competitors, seppure molto più blasonati, puoi andare a guardare sul sito di Maono perché ci sono tante cose interessanti. Questo qui è interessante perché voglio provarlo sia da solo, con i microfoni, eccetera, ma se ti ricordi ho fatto l'unboxing settimana scorsa del Maono PD 200X, ce l'ho lì da qualche parte, e sono curioso anche di confrontarlo, a sapere, mentre lì mi hanno chiesto se lo volevo bianco o nero, e io ho detto nero, a saperlo prendevo bianco, sapendo che mi sarebbe arrivato questo bianco, qui non mi hanno fatto scegliere il colore, così avevo tutto bianco, perché è interessante collegare quel microfono a questo e capire come suonano insieme, ma sicuramente faremo tanti test. Allora, questo... ti dico la verità, a me una cosa del genere poteva servire sulla postazione lì dove faccio corsi di formazione, dove faccio webinar, dove faccio call con i clienti, perché una scatoletta così piccola, con tutti i controlli qui a portata di dito, mi sembra molto molto interessante. Poi sicuramente leggendo il manuale, cosa che farò prima di farti il test audio, scopriremo che ci sono tante altre... Guarda com'era bello nero. Era più bello nero. Va bene. E scopriremo che ci sono tante altre funzionalità interessantissime. Comunque, che dire, io ringrazio ancora i ragazzi di Maono per questo e noi ci vediamo prestissimo per una review su questo, anche su questo c'è un sacco di review da fare, anche su questo Maono Caster. Maono Caster C2 Neo. Eccolo, mettiamo dritto, questo. Ok? Alla settimana prossima. Ciao!